Oggi siamo a Dharavi. आता सगळेजण बोलतात धारावी तुटणार आहे, पण मी 30 वर्षापासून बोलते. Se questo piolo cede. You breaking. You have to work hard for success. डॉक्टर मिलिट्री कर्नल. मेरा भारत महान बोलो. If somebody is thinking Dharavi is all about poverty or slum is all about poverty and everything, it is not. India, Mumbai, 21 milioni di abitanti e più di 30.000 per chilometro quadrato. A Mumbai il silenzio non esiste. Le strade sono invase da mucche, clacson, bambini che spuntano ovunque. La tanto famosa spiritualità indiana non è come ce la immaginiamo noi, ma si nasconde piuttosto dietro a un traffico infernale che da mattina a sera non ti lascia scampo. Un odore di fritto ti spacca costantemente le ossa e il rumore dei trapani testimonia la costruzione di grattacieli in una città che cambia di giorno in giorno. Ma proprio dietro quei tetti dei grattacieli ce ne sono altri molto più bassi e fatti di lamiera, l'altra faccia di Mumbai, Dharavi. Dharavi non è solo la baraccopoli più grande dell'Asia, è una città nella città che si sviluppa tra strade strettissime. I bambini che giocano tra cumuli di spazzatura fanno parte dell'oltre 1.000.000 di persone che vive e lavora qui in appena 2,5 km quadrati. Pensate solo che il fatturato annuo di questa zona supera il $1 miliardo e appena ci metti piede te ne rendi conto. Il lavoro qui è una religione. Per immergermi in questa realtà così complicata mi sono affidato a Reality Tours, un'organizzazione che mi ha guidato tra i vicoli bui e ciechi dello slum da cui non sarei mai riuscito a districarmi da solo. We're super ready. We're waiting for the guy. guy. Take it to a barber, like to a... Oggi siamo a Dharavi per raccontarle in una veste diversa. Dharavi è sempre stata conosciuta per la sua parte commerciale, per la sua parte industriale. Sappiamo il valore che ha quest'area e viene spesso raccontata così, ma in realtà questa comunità ha un'anima e cercheremo di raccontarla senza pregiudizi. Guardate quanto è stretta questa via, qui ci sono case di persone che ci vivono. Non so se riuscite a vedere quanto sono strette queste strade. Pensare che qui vivono delle persone, sono delle cose assurde qui. Questa è una casa. Chi ci accompagnerà in questa avventura oggi è Raj, la nostra guida qui dentro, che ci farà scoprire un po' come si vive qua a Dharavi. I'm originally from Goa, but when I was 3, I moved to Dharavi with my parents. And why? So my parents are basically from the farming family. Farming family. Farming was not going so good in the countryside. No, I did many other jobs before working Like as what? a guide. I worked for constructions, I worked for catering, I worked for hospital, I work for pharmaceutical company, I work for call centers, and then one of my friend was taking a tour and he helped me to get this job. You have to work hard for success, you have to work hard for everything what you want to achieve in your life. La prima cosa di Dharavi che ci mostra Raj è la parte industriale, quella dove si lavorano la plastica, la pelle, pressoché qualsiasi altra cosa ininterrottamente per 14 ore al giorno. Le più grandi aziende al mondo, quelle con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, delocalizzano il lavoro qui ovviamente perché gli conviene. This leather is mainly the final product which you can see inside. We preserve these skins in a different section of Dharavi by adding salt on it. That is goat, sheep and water buffalo. Dharavi ranks second for leather production and out of that 80% is exported to other countries. 80%, wow. Now Ora Raj ci sta portando a fare della ceramica, è una cosa tipica qua di Dharavi. Pottery, come la chiamano qui, ma se sarò capace a fare qualcosa, ma difficilmente la saprò fare. Kumbhar Wada. Kumbhavara. Kumbhar means potter and Wada is their community. It's a potter's community.
L'India è piena di festival e Raj me ne ha anche spiegato qualcuno. It's called Garba. It's a Gujarati festival which comes in the month of October. Every community has one of these spots inside. They do keep a picture of goddess and flowers and other things. Ma quello che non avevo minimamente capito era che alcuni di questi vasi sarebbero stati destinati al Dahi Handi, un festival totalmente folle a cui ho assistito casualmente pochi giorni dopo. Il Dahi Handi, che come ogni festival indiano che si rispetti, è accompagnato da continue danze da cui non mi sono mai di certo tirato indietro, è una tradizione popolare celebrata principalmente nello stato indiano del Maharashtra, quello di Mumbai, in onore di Krishna, divinità induista. L'evento simboleggia un episodio dell'infanzia di Krishna, famoso per rubare il burro, il dahi. Così interi gruppi di ragazze e ragazzi, molto spesso anche molto piccoli, gareggiano formando una piramide umana per cercare di spaccare un vaso di terracotta appeso a una gru che contiene burro, yogurt e altri alimenti. Il problema di queste piramidi umane è che spesso sono così alte che diventano instabili e a volte chi sta in cima alla fine comunque qualcuno riesce a spaccare il vaso e le piazze di Mumbai si trasformano in una festa generale. E siccome sei un turista insolito da quelle parti, può capitare che ti diano anche la coppa in mano, seppur non hai fatto assolutamente niente. Respirando questi fumi tutto il giorno, l'aspettativa di vita delle persone è molto molto ridotta. Difficile dire di quanto. Ci ha detto che il fumo non è pericoloso, ma non fa bene nemmeno alla salute. Ora saliremo qui sopra, speriamo di non morire, perché non voglio morire così. It's very dangerous. Oh, it's very dangerous, yes. Oh my god. Non rende per niente la ripresa, sono sicuro. Se questo piolo cede, la mia vita è finita così. Nelle slam di Ravi. Oh, I'm alive, I'm alive. Hi. That's Harish. Harish, nice to meet you. Incredibile. In pochissimi secondi. Do you like this job? Yes, Okay. And did you choose this job? this is my family business. My father and grandfather. What dream did you have when you were a child, and how have they changed if you were a dream before? और कुछ सीखा तो कुछ नहीं है, डिजाइन बनाने का कपड़े एम्ब्रॉयडरी में जाता था। सपना तो कुछ नहीं था, लेकिन पहले इतना हमारे फादर लोग के पास भी इतना मनी और बैंक बैलेंस भी इतना नहीं था। हम लोग पढ़ा लिए जैसे वैसे, उन लोग हमको बोलते थे पढ़ो पढ़ो, लेकिन हम लोग ही पढ़े नहीं। फिर हमको इंटरेस्ट था तो हमने इसमें ही ज़्यादातर होगा, तो ये सपना समझ के हम लोग इसमें ही आगे बढ़ते हैं। मेकिंग फॉर 1 month and 30 and 25,000 कंफर्टेबल। Ah, yeah. बोथ एंड ये तो अपना Both here? Take slowly, smooth, soft and slowly inside, touching, Oh man, it's difficult. touching, slowly, not Oh, sorry. take water, wait, to come inside. What's up? Okay. Breaking, Don't put pressure, just a little. not one side push, it's up and down, It's difficult, man. Down, It's 22 push years down. that you do it. take water, Okay. slowly, touching, Okay. Oh. inside, not outside, Credo si stia arrabbiando un pochino perché li sto rompendo tutti. slowly up and down. Ah! Ce l'abbiamo T5. fatta. Abbiamo fatto la torre di Pisa. You have to spend at least 20 years. Down, take water, Water. slowly, Slowly. take water, Oh no! Ah, like this. Ah, no, understand. Oh yes. Ci vuole molta delicatezza, cosa che io assolutamente non ho. spray. Cosa c'è in realtà? È qui dove vive il proprietario del pottery shop. Ora saliamo a vedere casa sua. Food and everything. Oh mio. I was just thinking, top view. Ci hanno appena detto che qui dormono in 3-4 persone. Simple one of this rent could be 10,000 rupees. Per 10,000. month. And buying an apartment? 3 to 4 million rupees.
3 to 4 million. So there is a project called DRP, Dharavi Redevelopment Project by Adani. Adani, non solo uno degli uomini più ricchi dell'Asia, ma del mondo intero, ha offerto quasi 600 milioni di euro per ricostruire Dharavi. Tra il milione di residenti, in 700.000 hanno diritto a una nuova casa. Ma il problema è che Many people who have smaller houses, they are okay to go with this project because anyhow they're gonna get a bigger size of house. But there are some communities in Dharavi, houses of these people are much more wider. If they get houses for all the families, then this project will continue. Raj stava raccontando come in Dharavi arriverà un grande progetto di costruzione e in questo modo chi ha una piccola casa accoglie di buon grado questo progetto perché ovviamente avrà una casa più grande, ma chi ha una casa più grande invece no. Questa è la mia situazione dopo aver fatto la pottery e questa è la maglietta. Per fortuna avevo portato una maglietta di ricambio. Ora stiamo andando a mangiare in una tipica casa di Dharavi, sempre se riusciamo a salire queste scale senza farci del male. C'è questa corda per aiutarsi a salire in ogni scala perché è veramente difficile. Questa è la casa. Mangeremo ovviamente per terra e con le mani. Questo è Dal e questo è Paparan. Non mi ricordo il nome. Paparan. Questo what is this? It's a veggie. It's a veggie of chickpea. It's actually ground. Brown. Do you know? It's like seeded in the ground. Un po' di riso. Classico pane indiano, un po' di ciapati. Thank you so much. Molto buono, really good. Yeah. It's not very spicy. It's not very spicy. Yeah. This is not spicy. Yeah. I go with fire. As always, yeah. In India ogni volta mi dicono che il cibo non è piccante, appena mangio vado a fuoco. Non sono così abituato a mangiare con le mani. Mi fa un po' strano, no? È indecorosa la scena di io che mangio con le mani, indecorosa, non sono capace. Alla fine sto usando il cucchiaio, ma giuro che ci ho provato. Immerge, tac, lì dentro. ora è finalmente il momento di visitare le scuole di Dharavi. Prima di arrivare qui non riuscivo a immaginarmi come fosse la vita dei bambini dentro una baraccopoli, ma in realtà dopo averla vista con i miei occhi devo dire che l'unica cosa che mi ha realmente sconvolto era il pregiudizio che avessi. You speak English? Marathi medium school. So I want to do like a little game, possible. A little quick, very quick. I only want to know what is home to you. If you can write a word here to let me know what is home to you. Only a word or two words, whatever they want. You can write. Ask him if he can write. Oh, ok. Molte di queste scuole sono finanziate dalla Reality Gives, l'ONG che si prende cura del futuro dei bambini e dei ragazzi dello slum. Reality Tours, l'organizzazione di cui fa parte Raj e alla quale mi sono affidato, devolve l'80% dei profitti a questa ONG. Tours we do, the 80% of the profit we put back to the community through our NGO, which is Reality Gives. We want to have a world or a vision of Dharavi in people's mind where they feel that people from Dharavi are employable, Dharavi is a safe space and a better community like any others. Mainly taking out the stigma from the word Dharavi. Visitare Dharavi, affidandosi a loro e spogliandosi dei pregiudizi, significa per queste persone aiutare a fare la differenza. 2 minutes. Oh, you're done. 18. Thank you. 8. 1. All right, boys. Everybody, submit the paper. Per capire meglio cosa intendo quando dico che l'unica cosa ad avermi sconvolto è il mio pregiudizio, ascoltate che risposte mi danno i bambini quando gli chiedo che cosa vogliono essere o diventare da grandi. E io che mi aspettavo di trovare solo risposte assurde pronte per essere spiattellate sul video. What I want to know, because I'm still trying to figuring it out, so it's an important question to me. What's your dream? What you want to do when you grow up? What's your dream? Who do you want to be? मला मोठा झाल्यावरती काय बनायचं आहे? Police. Police. Okay. Yeah. Doctor. Okay. Doctor. 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 Military colonel. Oh wow. Fauji. Oh. Military. Fauji. I am teacher. Oh. Teacher. I am teacher. Doctor.
Police. Police? Police. Police. Ok, nice. Thank you so much. Visitare una baraccopoli per una persona come me che ha sempre vissuto dalla parte fortunata del pianeta è stata una vera e propria doccia d'acqua fredda. Non è stato tanto vedere come fosse la vita lì, ma quello che mi hanno detto i bambini, le persone rispetto a quella vita, a quel posto e soprattutto al loro futuro. I want Dharavi to turn into a big industry. Many people can come from all over India, all over the world for job opportunities. धारावीत मला मस्त म्हणजे सगळं काही नजीक आहे त्याच्यामुळं आणि माणसं पण इथे चांगली आहेत. म्हणजे इथे उपाशी नाही राहू शकत. जी गोष्ट आपण इथे धारावीत 10 रुपयाला जी मिळते तिथे बाहेर ठिकाणी नाही भेटू शकत. काही कष्ट करून खाऊ शकताय. आता सगळेजण बोलतात धारावीत तुटणार आहे, पण मी 30 वर्षापासून बोलते म्हणजे ऐकते की अजूनपर्यंत तर ही धारावी तुटली नाही, सुधारली नाही. पण आता बघूया आता आयुष्यात पुढं काय होणार आहे ते सांगू नाही शकत. Dharavi has so many industries and all of the things. We have so many things in Dharavi. Means we have pottering, clothes industries, leather industry. Dharavi is the biggest place of the recycling the plastic things. So many culture, traditions. All the peoples are in Dharavi. So we are so friendly. We live so friendly. धारावी सबसे अच्छा है. हम लोग को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है. हर चीज़ मिलजुल के करते हैं. कुछ भी हम लोग कुछ भी समझो ना, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हर एक चीज़ यहाँ बाजू में मिलती है. ये नाम का पूरा है. बाकी स्कूल भी बहुत अच्छा है. यहाँ पे जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा वो भी कमा सकता है, पढ़ा लिखा वाला भी कमा सकता है. यहाँ पे कोई अपना गुजारा कर सकता है. धारावी ये प्लास्टिक का लाइन है और क्या है, प्लास्टिक लाइन सब ये प्लास्टिक. Showing Dharavi to people, you're going to Dharavi, if you go inside, you will not come out of it. You know, so this was the people's reaction, my friend's reaction. If somebody is thinking Dharavi is all about poverty or slum is all about poverty and everything, it is not. It's a place of people, it's a place of energy, it's a place of dignity, you know, that's what I would say. Yeah. I would say that unless you experience a place, we should not have judgment around it. And before we make any statements or before we have any preconceived notions about places, we should make that effort of going and visiting those places. Yeah. Thank you. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Second, hi. मेरा भारत महान बोलो. जय हिंद.